La chiamano progettazione accessibile, ma in realtà è solo fare bene il proprio lavoro. Le disabilità, infatti, sono solo una delle infinite caratteristiche che può avere un essere umano. Quindi non considerarle equivale a non rispettare una delle regole fondamentali della progettazione: conoscere il contesto in cui si opera. Qualcuno potrebbe pensare che progettare qualcosa per includere le persone con disabilità sia un'attività degli ultimi decenni, ma la storia dice altro. Se a sport, infatti, i bambini con disabilità venivano lanciati da un dirupo, nell'antico Egitto si realizzavano protesi per l'alluce mancante. D'altra parte, nella grotta Dolomito, in provincia di Cosenza, gli scheletri dei sapiens di 12.000 anni fa testimoniano un'applicazione prematura della legge 68 del 1999. Infatti, su uno di questi sono state riscontrate delle lesioni che ne impedivano di cacciare e pertanto delegato alla lavorazione di legni teneri con i denti, visto il loro eccessivo consumo. Pertanto, considerato che oggi ci sono più conoscenze sulle varie disabilità e le nuove tecnologie sono capaci di fare miracoli, non abbiamo più scuse per non occuparci di queste problematiche. Ci tocca aggiornarci sempre, a scuola così come all'università e sul lavoro, ma soprattutto confrontarci con chi convive con una disabilità, perché non esiste maestra migliore dell'esperienza e i limiti si possono superare da soli solo durante uno scritto di analisi matematica, senza però cedere all'idea che le persone con disabilità possono realizzare qualcosa che vada bene solo ad altri disabili. Per avvalorare queste mie idee ho realizzato un sito giusto, un canale YouTube che si occupa di tutti gli ausili tecnologici utili a superare i limiti imposti dalle proprie disabilità. In questo modo diffondo informazioni utili alle persone con disabilità e a chi deve realizzare prodotti e servizi destinati a loro, come testimonia la mia collaborazione con 5 università europee su un progetto per migliorare l'accessibilità del settore turistico, perché ancora molti aspetti della vita quotidiana non sono inclusivi, come gli eventi e le esperienze di ogni tipo, se analizziamo anche quanto detto nelle varie fermate di Bari City Plus. Per questo, ogni volta che volete realizzare qualcosa per le persone, dovete mettere in conto anche chi ha una disabilità e che le normative sono necessarie ma non sufficienti. In questo modo non vi crederete mai degli esperti e sarete più aperti al confronto, evitando così diversi errori e aumentando le visualizzazioni del mio canale.